Marzanesi, siamo sempre qua davanti alla nostra statua, il nostro guardiano Aldebaran. Mi fa un po' effetto chiamarlo per nome, però finalmente ha un nome. Se vi siete persi tutta la storia del nome, guardate i video passati sul mio canale. Oggi però non lavoreremo sulla statua. Vi ricordo che sulla statua avevo messo una telecamera 4K, tanto che possa vedere tutto il panorama davanti, ma ho messo anche un ripetitore wireless per distribuire il segnale wireless nella prima parte della collina di Monte Marzano. Poi metterò altri ripetitori per scendere sempre più in basso. Oggi cosa facciamo? Andiamo a montare una seconda telecamera, una telecamera sempre della EZViz. Vi lascio sotto il link se vi interessa. Secondo me è molto interessante perché è una telecamera autonoma col suo pannellino fotovoltaico, quindi non dovete portare corrente, non dovete portare nulla. Lei si allaccia via wireless, ovviamente deve essere all'interno della copertura wireless, basta, nessuna corrente, suo pannellino autonoma. Andiamo a vedere. Vedete lì dietro al cerro c'è la statua, quindi l'antenna wireless. La telecamera la andrò a posizionare lì dove ho messo la scala, quindi ho già provato, arriva un ottimo segnale wireless, non dovrei avere problemi di copertura. Da questa posizione riuscirò a vedere la strada che sale e il cancello, ok? Direi di posizionarla qua. Purtroppo questa è una 2K, non è una 4K, quindi probabilmente il cancello è abbastanza distante, forse quando andrò a zoomare non vedrò bene le facce, però se qualcuno entra dopo le vedo. In realtà ho già tolto, porca miseria, in realtà ho già tolto il cellophane, poi ho detto vabbè, faccio un video, chissà, magari interessa anche a qualcuno dei miei iscritti. È comunque la prima volta che la apro. Non ne ho mai montati di questi modelli, ho sempre montato quelle classiche che necessitano di un alimentatore. Qua la telecamerina, dove vai? Qua probabilmente c'è il pannello fotovoltaico, no, questo è il pannello. Carta, carta, carta. Oh, ci sono delle scatole vuote. Quindi sono due scatole, telecamerina, pannellino fotovoltaico. Mi sposto lì sul muretto che c'è un po' più di pari. Allora, io ho acquistato anche una SanDisk, una SD card da 128 GB, perché queste telecamere hanno tre diverse possibilità di archiviare i video e le foto. Una è via cloud, vi forniscono un mese gratuito di iscrizione, dopodiché dovete cominciare a pagare. Una seconda modalità è tramite SD card, quindi una memoria interna che qualora vogliate vedere le registrazioni passate vi collegate alle telecamere potete vederle. Quanti video ci stanno? Se impostate la telecamera in modalità che registra solamente quando vede un passaggio, allora ci stanno 2 o 3 mesi, dipende quanti passaggi, quanti movimenti vede. I nuovi modelli le puoi addirittura impostare che registrano solamente quando vedono il passaggio di un essere umano, riescono a riconoscere l'essere umano. Poi se uno viene che si traveste da cane, pazienza. Io comunque le imposto che registrano tutti i movimenti. Una terza modalità è quella di avere una sorta di videoregistratore digitale vicino al server, quindi tutte le telecamere EZViz si collegano a questo videoregistratore e ti registra. Ci sono pro e contro. Allora, il cloud sicuramente è interessante perché vi arriva il ladro, vi smantella la telecamera, vi ruba la telecamera, voi comunque avete il vostro video del ladro sul cloud. La soluzione della SD card è quella più economica e più semplice. La soluzione del videoregistratore è quella forse un po' più costosa, dipende quante telecamere avete, e anche con quella lì siete abbastanza tranquilli sul fatto del ladro che vi porta via la telecamera, perché comunque il video dopo sarà su questo videoregistratore. Poi se il ladro vi arriva anche in casa e vi porta via anche il videoregistratore, pazienza, allora fate il cloud. Poi in realtà anche il cloud, con tutti i cyber attack che abbiamo ultimamente, non so, anche quello, cioè non è sicuro al 100%. Andiamo ad unboxare prima la telecamerina, bellina bellina. Io sono tanti anni che utilizzo questa marca, la EZViz,
secondo me ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono estremamente facili da installare, facili da utilizzare. Io prima ne avevo utilizzate veramente tante, ne avevo provate tante tramite Amazon. Fortunatamente Amazon dà la possibilità appunto di prenderla, provarla e rimandarla indietro se non ti piace. Ne avrò provate minimo 6 o 7 marche diverse. Non ho mai preso roba ultra professionale, sono anzi sempre andato a salire col prezzo. Quando sono arrivato a provare le EZViz mi sono fermato, sono rimasto contento. Si possono collegare ad Alexa, a Google Home, sono veramente fatte molto bene. Allora, qua dentro cavettini, questo è il supporto per fissarlo a parete o su un legno. Alimentatore, sicuramente ti dà la possibilità di caricare la sua batteria, tanto che non è sicuramente carica al 100%, quindi prima di andarla a montare, soprattutto se una giornata come questa nuvolosa, rischi che il pannello fotovoltaico non sia in grado di caricare a sufficienza la batteria, quindi credo che sia opportuno caricare la telecamera prima di andarla a montare. Dico credo perché io sono allergico a leggere le istruzioni, dopo magari se non ci salto fuori le vado a leggere, però sono fatto così. Questo cosino non ho idea di cosa sia. Qui ci saranno un po' di istruzioni, esatto, con il QR code sicuramente per impostare, esatto. Nelle istruzioni ha un QR code che quando si va ad installare l'app, oppure se ce l'hai già installata e vuoi aggiungere un nuovo device, una nuova telecamera, è sufficiente inquadrare questo QR code e lui ti fa tutto in automatico. La dima per fare i fori, altri fogliettini, bla bla bla. E qua c'è il cuore tecnologico. Cioè, sono fatte veramente bene, anche al tatto senti che è roba valida. Prodotto cinese anche questo, ma cinese con le palle. Questo va avvitato così, ok? Prima chiaramente avvitiamo il supporto all'albero, vediamo se fare un'ascia come avevo fatto per il lampione. Il pannellino fotovoltaico, ah sì, sotto vedete ha uno sportellino con l'attacco USB per ricaricarla. Probabilmente andrà collegato anche il pannellino fotovoltaico, andiamo a vedere. Guardate che figata, bellissimo. Esatto, ha attacco USB anche questo, quindi andrà attaccato là. Un cavo molto lungo, quindi se la telecamera la mettiamo in una posizione dove non arriva il sole, questo qua possiamo metterlo distante dove c'è il sole. Più il suo supporto e quant'altro, va bene. Comunque anche le istruzioni sono fatte molto bene, molto sintetiche, si vede che sono fatte proprio per manual. Dunque, polacco no, Netherland. Allora, c'è anche l'italiano. Non prendete paura, sembra grandissimo, ma in realtà ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lingue, quindi l'italiano è solamente questo. Questo foglio bisogna tenerlo perché c'è il QR code, quindi in caso che la dovrete resettare per poterla reinserire serve questo QR code. Se lo perdete forse c'è il modo di farlo lo stesso probabilmente nella telecamera, a parte che qua c'è anche sulla telecamera, non credo che ci sia sempre, quindi anche se perdete questo avete il QR code qua. Se vi si cancella questa etichetta vi attaccate al treno. Non vedo nessuna informazione hardware, ma ripeto è talmente gnocco, talmente banale che forse le istruzioni effettivamente non servono neanche, oppure si va su YouTube sa tutto. Ancora non so cos'è questo. Qua c'è il supporto, bene, che si svita, quindi questo qua si può andare ad avvitare o tassellare dove lo si vuole, poi si avvita questo e poi si avvita la telecamera. Volendo si toglie questo e c'è quel bruffolo qua che si può chiudere, ma non ho idea di cosa. Dopo eventualmente vado a vedere su YouTube se trovo qualcosa. Mi spiace fare questi video quando è nuvoloso, che i colori non sono belli, porca miseria. Quest'anno il sole si fa desiderare. Allora, ma sì, dai, io direi di mettere
sempre qua un asse di legno, esattamente come ho fatto per il lampioncino, e poi ci vado a fissare soprattutto. Il sole qua ci arriva, non c'è nessuna foglia sopra, va bene. Ok, prima di mettermi dietro a fare l'asse e fissarla, proviamo ad attaccarla, perché dopo magari la provo e non si vede niente dal cancello, quindi è meglio provarla prima. Tanto deve essere tutto estremamente semplice. Io teoricamente è sufficiente che attacco il mio pannellino fotovoltaico, tolgo la pellicola sopra. Device powered on. Welcome to EasyViz. Già accesa. Un consiglio logico, retorico. Siete un po' storti. Dicevo, un consiglio logico retorico è quello che per la prima installazione è bene essere abbastanza vicini all'antenna, al vostro router wireless o al vostro ripetitore, perché se dopo c'è qualche cosa che non va siete sempre in dubbio, ma forse non arriva abbastanza segnale o altre pippe varie. Quindi andiamo ad aprire l'applicazione di EZViz. Vedete che al momento ho una sola telecamera qua a Monte Marzano, ma in questi giorni andrò a montare tutte le altre. Ad esempio mi sposto, vado davanti ad Aldebaran, il Somaro chiama. Ora andiamo nella schermata iniziale, facciamo qua in alto a destra, clicchiamo il più, quindi aggiungi dispositivo, telecamera, facciamo vedere, ho già letto il QR code, il dispositivo è acceso con la lucina blu, ecco adesso c'è la spia blu, quindi sì, la spia blu lampeggia, avanti, connetti, qua il nome, quindi posso scrivere cancello, e se voglio creare delle stanze, ma per ora no, al momento ho solo 2 telecamere, quindi Configuration complete. Welcome to EasyViz. un domani potrei eventualmente dividere in zone. Ecco che qua già mi vede bene, quindi perfetto, direi. Installazione completata. Allora, lì sulla destra vedete la freccettina blu, significa che c'è un aggiornamento firmware, quindi lo andiamo a fare subito. Aggiorna ora. Ok, aggiornamento in corso. Riavvio. Completato. Bene, perfetto. Andiamo a aprire. Ok, allora cliccando lì sulla destra ci sono le impostazioni, vedete, batteria 63%, rilevamento figura umana, bene, massima sensibilità, zona di intervento, potremo andare a selezionare solamente una determinata zona dove lui mi manda l'allarme se vedo un movimento in quella zona, quindi posso escludere per esempio dei rami di alberi che si muovono. Impostazione audio, luci, vabbè, comunque tutte queste impostazioni andremo a vedere dopo averla messa in posizione. Perfetto, direi che possiamo andare a vedere se la riesce ad arrivare il segnale wireless. Bene, quasi quasi non la ricarico perché ho visto che adesso è al 63%, per vedere se il pannellino fotovoltaico è sufficiente per caricare la batteria. Quasi quasi ci metto una fascetta momentanea che non mi cada. Se dopo vedo che il segnale wireless è stabile, allora la fisserò con la sua asse dietro. 2 fascettine salvano sempre la vita, Pannellino. L'ultima
sentinella solare autonoma, non ha bisogno di fili né di una persona. Il suo pannello beve sole, energia dona. Un posto di Monte Marzano in eterno risuona. La telecamera cattura e nel mio cuore. Ok, fa schifo, fa scappare da ridere, però ripeto è provvisorio, lo tengo qua un paio di giorni perché ho un minimo di timore sulla copertura wireless. Dall'app si riesce a vedere quante tacche prende solamente 2 tacche perché in mezzo c'è un po' di alberi, c'è un po' di roba tra la telecamera e il ripetitore. Quindi in caso che non funzioni correttamente, dopo vedrò di trovare una soluzione. Va bene, grazie per avermi seguito in questo breve video, spero che vi sia interessato. Ripeto, io consiglio queste EZ-Vis sia come telecamera da interno come telecamera da esterno, sono veramente fantastiche e i prezzi sono non potete trovare di meglio, ve lo garantisco. Ciao, buon Monte Marzano!